Buongiorno amiche e amici di Yamamoto Nutrition. Oggi voglio parlarvi dell'SST, Sarcoplasma Stimulating Training. Molti di voi ne avranno già sentito parlare e in precedenza anche su questo canale ne abbiamo accennato. Che cos'è? Come viene utilizzato? Magari faccio un excursus anche su come è nato, quali sono gli aspetti positivi e poi andiamo un po' più in profondo a capire anche certe situazioni a cui viene confrontata una persona che si allena seriamente e quali sono gli aspetti importanti da considerare quando si cerca uno stimolo allenante e poi un'ipertrofia efficiente. Allora, Sarcoplasma Stimulating Training. Chiaro che da padrone ne fa il nome sarcoplasma, però pensare solo al reticolo sarcoplasmatico è un po' riduttivo. Allora, prima di addentrarci nel tecnico e nel come, cerchiamo di capire un po' di cosa stiamo parlando. Principalmente dovete immaginare il vostro stimolo diviso in due entità separate importanti. Uno, l'ipertrofia che andiamo a chiamare miofibrillare, che raggiungiamo soprattutto con uno stimolo allenante pesante e relativamente corto. Le classiche serie da 4, 6, a 10-12 ripetizioni, per cui rimaniamo in una fase anaerobica. Questo appunto è un'ipertrofia, chiamiamo classica, miofibrillare, dove cerchiamo di rompere e poi ricostruire una miofibrilla, dunque l'interno del nostro muscolo, in modo più denso, più grosso. Cerco di utilizzare dei termini semplici. Ipertrofia miofibrillare. Poi, in secondo luogo, dobbiamo considerare un secondo fattore molto importante, che è appunto uno stimolo metabolico, ed è qua che questa famosa, famigerata ipertrofia sarcoplasmatica diventa importante. Quello che andremo a capire e cosa sarà molto importante è questa transizione fra uno stimolo appunto miofibrillare e uno stimolo sarcoplasmatico, uno stimolo metabolico. I due sono come fratello e sorella, per cui uno non può esistere senza l'altro, o soprattutto l'ipertrofia, uno stimolo metabolico, l'ipertrofia sarcoplasmatica, è sempre conseguente o è sempre una conseguenza o deve essere una conseguenza di uno stimolo miofibrillare, uno stimolo pesante. Nella scienza o comunque nella letteratura scientifica da ormai decenni si è sempre cercato o si è sempre comunque suddiviso questi due stimoli, queste due ipertrofie in momenti diversi, per cui non si sono mai realmente intrecciate. Lo stimolo miofibrillare, lo stimolo dunque tensionale pesante, viene guardato, viene analizzato e viene contestualizzato. Poi per descrivere o per comunque spiegare uno stimolo sarcoplasmatico, la stessa cosa viene fatta con questo stimolo metabolico, dove a differenza dello stimolo miofibrillare, dove abbiamo usato uno stimolo allenante pesante, 6, 10, 12 ripetizioni, lo stimolo sarcoplasmatico, stimolo metabolico, viene spiegato con una serie di alte ripetizioni, dunque 20, 25, 30 o più ripetizioni. Però questi due momenti, questi due stimoli sono sempre isolati uno dall'altro. Invece l'SST vuole, per esperienza chiaramente, queste non sono cose che ho estrapolato da libri o testi scientifici, ma basandomi sull'esperienza che ho accumulato negli anni vedendo gli atleti al lavoro e i risultati poi che ne conseguivano. Uno stimolo metabolico, dunque quello stimolo più prolungato, più tempo sotto tensione, deve essere sempre conseguente a uno stimolo pesante, dunque non ci deve essere soprattutto, e qua mi scuso se uso dei termini magari un po' più difficili da capire, non ci deve essere o ci deve essere pochissima risintesi di ATP. ATP è adenosine trifosfato, è una delle principali fonti di energia, quella che vi dà quella forza contrattile esplosiva insieme al glicogeno per alzare dei carichi importanti. Dunque una volta alzato il carico importante, una volta esaurite queste riserve di ATP,
un allenamento tradizionale si ferma e invece qua la SST continua. Dunque, cosa andiamo a fare o come andiamo ad intensificare, come andiamo a rendere il lavoro svolto durante una serie pesante più efficiente, più efficace, per poi ricercare un adattamento fisiologico e metabolico più efficiente. Questo è l'SST, dunque una serie pesante che dopo aver svolto questa va aggiunto di conseguenza, senza dare al corpo la possibilità di ricreare, di risintetizzare fonti energetiche, continuare uno stimolo. Adesso andiamo ad analizzare quali sono i punti importanti appunto per creare questa simbiosi fra stimolo miofibrillare e stimolo metabolico dunque sarcoplasmatico. Allora andiamo a vedere un po' più in dettaglio, prima di tutto, perché questo famoso stimolo metabolico, dunque ricerca dell'ipertrofia sarcoplasmatica, è così importante. Innanzitutto dobbiamo capire che l'ipertrofia miofibrillare, che è conseguenza di un allenamento pesante, è limitata. Cioè diciamo che dovete capire che quello che crea un'ipertrofia miofibrillare positiva, dunque il carico, diventa a un certo punto, e per molti atleti abbastanza rapidamente, un fattore limitante, perché non possiamo continuamente diventare più forti e anche l'aumento di forza diventa abbastanza in fretta molto piccolo, cioè le nostre capacità di incrementare il carico che utilizziamo o anche svolgere più ripetizioni con lo stesso carico diventa sempre più difficile, per cui più ci avviciniamo o più andiamo avanti con la nostra carriera da bodybuilder, più diventa difficile fare miglioramenti, perché appunto la forza, ciò che ci ha creato fino a quel momento, diventa a un certo punto un fattore limitante, perché diventa sempre più difficile da acquisire. Allo stesso tempo dobbiamo capire che può anche rappresentare un certo rischio, perché allenarsi sempre in modo pesante, soprattutto a cedimento, e quando si cerca di aumentare la forza, anche andare oltre il cedimento, diventa anche molto stressante per le articolazioni, per il nostro sistema centrale nervoso. Sempre cercare questa aggressività per aumentare le nostre prestazioni diventa molto difficile e, come ho appena detto, diventa anche difficile e pericoloso. Dunque dobbiamo a un certo punto considerare questo stimolo metabolico, dunque il prolungamento del lavoro che facciamo in questa serie allenante, dunque aumentare il tempo di tensione diventa qualcosa di estremamente efficiente, non solo perché ci permette, mantenendo una certa forza e non cercando di aumentarla, dunque mantenere questa forza, sfruttarla, prolungando la serie, prolungando il tempo di tensione, dunque incrementando la qualità del lavoro che facciamo, l'efficienza di quello che facciamo, sfruttando la forza che abbiamo costruito. E questo stimolo metabolico porta con sé molti vantaggi. Dunque l'ipertrofia miofibrillare, come abbiamo spiegato prima, è una rottura e una ricostruzione. Lo stimolo metabolico invece porta con sé vantaggi quali un aumento, andiamo praticamente, detto in parole povere, di nuovo non voglio cercare termini troppo scientifici in modo che tutti li possiamo capire, cerchiamo di affamare la nostra cellula muscolare e anche il nostro organismo, perché una cosa importante da capire è che la nostra cellula muscolare non è un'entità separata che vive in un cosmo o in un universo parallelo, ma fa parte di un organismo, dunque il nostro corpo. Tutto quello che costituisce il nostro corpo, l'efficienza di questo va a influire poi sulle nostre capacità di crescita. Dunque con uno stimolo metabolico io riesco ad affamare più il mio muscolo, la mia cellula muscolare, riesco a creare una richiesta per una quantità di carboidrati, di glucosio superiore, e il glucosio comunque è una delle fonti primarie di energia, di forza, e ciò che va anche poi a volumizzare il nostro muscolo. Glucosio diventa glicogeno. Se io riesco a rendere questo processo più efficiente, avrò un risultato visivo migliore, dunque il muscolo sarà
più rotondo, più pieno, più denso. Dunque andiamo ad affamare aumentando la richiesta di carboidrati, di glucosio da parte del muscolo, questo aumentando la sensibilità insulinica. Dunque andiamo affamando la nostra cellula, andiamo a fare in modo che questi processi, che poi sono di immagazzinamento del glicogeno, del metabolismo da glucosio a glicogeno, diventino più efficienti. Ho anche un aumento del flusso sanguigno, dunque la quantità di sangue e l'efficienza con cui questo sangue poi periodicamente viene aumentato, aumenta, dunque anche l'afflusso di nutrienti è più efficiente. Ho un impatto sul consumo totale di calorie da parte dell'organismo perché spendo più energia. Dunque abbiamo una cascata di eventi che sono positivi per una continua crescita e adattamento fisiologico, dunque di crescita muscolare. Dunque ricerchiamo l'efficienza. Però ora veniamo al punto importante. Molti di voi che stanno ascoltando dicono: beh, io posso semplicemente fare più serie, fare più ripetizioni. Purtroppo non è così semplice. Ora, io posso sì, una volta che ho raggiunto un certo livello di forza, aumentare anche il numero di serie allenanti che vado a fare, più divento efficiente a farle. Però dovete anche capire che se volete mantenere un certo livello di forza e sempre avere quei piccoli aumenti, se andiamo ad aumentare troppo il volume allenante, andiamo poi anche a creare un recupero più difficile. Sarà più difficile recuperare sempre da più allenamento. Dunque, come è più difficile o come diventa difficile progressivamente aumentare i carichi che utilizziamo, diventa anche limitante cercare di aumentare il volume allenante. Dunque abbiamo a disposizione una certa quantità di lavoro efficiente, dovute in proporzione alle nostre riserve energetiche, e dobbiamo sfruttarle in modo intelligente. Dunque come fare questo? Primo punto, dobbiamo cercare di capire che tutto il lavoro che andiamo a fare dopo aver svolto la serie pesante deve essere fatto o deve essere continuato sempre con questo carico pesante. Tutti conoscete sistemi di allenamenti dove andiamo a ridurre il carico che utilizziamo, dunque andiamo a fare delle degressive o andiamo a fare altre serie con più ripetizioni. Tutto questo è divertente e bello da fare, però non porta con sé un reale adattamento efficiente. Dobbiamo capire la differenza fra stimolo efficiente e semplicemente stancare. Dunque, abbiamo la nostra serie pesante alla quale dobbiamo aggiungere del lavoro, però questo lavoro deve in primis essere svolto sempre con quel carico pesante. Dunque, se io ho fatto un esercizio, una serie con queste 8-10 ripetizioni, utilizziamo quelle 8-10 perché comunque è il range di ripetizioni più efficiente per un'ipertrofia miofibrillare. Una volta arrivato a cedimento qua, io devo cominciare a pensare come posso fare lavoro supplementare però mantenendo questo carico. Se io dopo questa serie pesante vado subito a calare il carico, anche lo stimolo, seppure chiaramente in una fase dove il mio organismo è più stanco, se vado a ridurre troppo o vado a ridurre subito questo carico, non riesco a sfruttare altrettanto il numero di fibre che realmente sono coinvolte, perché dobbiamo anche tener conto che riducendo un carico, dunque riducendo la resistenza, il tipo di fibre muscolari che vado a utilizzare, la quantità che ne vado a utilizzare diminuisce, per cui realmente vado ad aumentare l'efficienza o lo stimolo di quello che sto facendo. No, se riduciamo il carico il mio organismo non avrà bisogno altrettante fibre coinvolte in questo meccanismo. Dunque dobbiamo imparare che l'impulso nervoso si riduce se il carico si riduce. Dunque cerchiamo di mantenere i carichi elevati. Come possiamo fare? E qua ci sono diversi sistemi. Adesso andiamo a vedere alcuni esempi. Il
primo esempio, la cosa più semplice da fare è un rest pause. Rest pause significa fare una serie pesante, queste famigerate 8-10 ripetizioni, fermarci per una piccola pausa che può essere, a dipendenza dell'esercizio che facciamo, da un minimo di 5 fino anche a un 20 secondi, sempre quel tempo, non dare mai abbastanza tempo al mio organismo di ricreare queste fonti energetiche, di risintetizzare abbastanza ATP. Però diciamo 10-15 secondi, dunque serie pesanti, 10-15 secondi di pausa e rifaccio un massimo di ripetizioni con lo stesso carico che ho utilizzato nella prima serie. Dunque semplicemente serie pesante, piccola pausa e un'altra serie. Questo è un rest pause. Dunque ho aggiunto all'interno sempre di quel comunque piccolo lasso di tempo una seconda serie. Poi questo lo posso fare ancora, posso continuare man mano che poi mi adatto, man mano che poi miglioro le mie performance. Nella seconda serie che ho aggiunto posso aggiungere una terza, magari una quarta, però non lo faccio subito, lo faccio su un lasso di tempo progressivamente sulle 4, 5, 6 settimane, dove ogni volta dove sento un miglioramento nella seconda serie, poi ne aggiungo una terza, magari una quarta. Questo aumenta la densità allenante, un altro fattore importante in uno stimolo metabolico. Dunque cerco di fare più lavoro in minor tempo possibile. Se io sono abituato a fare 2 o 3 serie allenanti con le 8-10 ripetizioni nell'arco di 4-5 minuti, sempre tenendo, come fa la maggior parte degli atleti, 1 minuto e mezzo, 2 minuti, 1 minuto di pausa fra le serie, io cerco di raccorciare questi tempi facendo questi rest pause, però sempre utilizzando il carico pesante, e automaticamente vado a rendere l'allenamento più denso. Dunque richiedo al mio organismo di fare più lavoro o lo stesso quantità di lavoro, però in minor tempo possibile. Ma anche qua non dobbiamo aspettarci i risultati da un allenamento all'altro. Come un'ipertrofia miofibrilare richiede tempo, richiede miglioramenti nell'arco di mesi, anni, dovete capire che anche aggiungere uno stimolo metabolico efficiente, dunque anche andare a cronicamente impattare una ipertrofia sarcoplasmatica, questo dovrà essere costruito su un lasso di tempo abbastanza lungo. Nulla succede nell'immediato, tutto quello che succede nell'acuto non sono risultati che poi possiamo mantenere nel cronico. Solo perché un muscolo si pompa di più o è estremamente gonfio durante l'allenamento non significa che poi da questo andiamo a crescere. Dobbiamo ricreare delle circostanze che possiamo ripetere nel tempo, da cui possiamo anche recuperare nel tempo e fare in modo che queste progressivamente migliorino. Per cui serie pesante, 15 secondi di pausa, serie, 15 secondi di pausa e così via, e cercare in ogni fase, in ogni serie che noi andiamo ad aggiungere, dei piccoli miglioramenti sull'arco di tempo, per cui stiamo parlando di mesi. Non cerchiamo più il miglioramento nella serie allenante principale, anche se vedrete che in conseguenza questo succederà, perché migliorando comunque le riserve di glicogeno, migliorando la velocità e l'efficienza della risintesi dell'ATP che voi andate a creare, insegnando al vostro organismo questo tipo di allenamento, anche per magia la serie iniziale, quella pesante, ne trarrà dei benefici, perché avrete un muscolo più nutrito, un muscolo più pronto a essere sovraccaricato, diciamolo così. Avrete un miglioramento della capillarizzazione, sensibilità insulinica, volume, tutte queste cose poi si ripercuotono anche sulla serie iniziale. Però, come vi ho spiegato, è una cosa che dovete fare progressivamente, non da oggi al domani aggiungere 4-5 serie in rest pause. Cominciate con una, cercate il miglioramento in questa, ne aggiungo una seconda, cerco il miglioramento in questa e così via. Questo è il primo esempio. Adesso abbiamo visto come dividere o prolungare una serie tradizionale con dei rest pause può rappresentare uno stimolo efficiente a livello metabolico. Dunque andremo anche a stimolare una risposta sarcoplasmatica nel cronico, dunque non solo nell'allenamento. E dobbiamo sempre tenere a mente che tutti i processi di crescita, di adattamento, necessitano tempo. Tutto ciò che volete cambiare a livello fisiologico, proprio a livello cellulare,
deve essere qualcosa che può essere mantenuto nel tempo, migliorato nel tempo. Se cercate di cambiare tutto in un allenamento o fare sempre allenamenti diversi, è molto difficile creare questa cronicità dello stimolo, per cui una volta che avete sposato un sistema allenante, fate in modo che lo potete mantenere per settimane e mesi e cercare poi piccoli cambiamenti all'interno di questo. Non cambiate esercizi anche o modi allenanti troppo frequentemente, perché questo famoso caos che cercate di ricreare nel vostro muscolo esiste solo in quelle storielle mitiche del bodybuilding. L'adattamento fisiologico, la crescita è una cosa che avviene con pazienza e nel cronico, e per poterla realmente manipolare e sentire dovete avere un protocollo allenante ben preciso e poi andare a migliorare questo. Dunque abbiamo visto come dei rest pause possono aggiungere tempo sotto tensione mantenendo il carico sempre pesante. Dunque ricordiamoci che ridurre carico significa meno risposta a livello nervoso, dunque di reclutamento delle fibre muscolari, dunque meno stimolo. Ricordiamolo questo, non cerchiamo pompaggio, cerchiamo di coinvolgere le più fibre muscolari possibili, dunque il carico deve rimanere alto. Un altro esempio per come sfruttare questo stimolo sarcoplasmatico, che è simile a questo che abbiamo sentito adesso, ma che rappresenta un aumento della densità allenante estremamente importante ed efficiente, è fare delle serie riducendo i tempi di recupero progressivamente. Cosa significa? Significa io comincio sempre con la mia serie allenante pesante. Solitamente questa serie allenante non era fine a se stessa, io ne facevo una seconda, probabilmente molti di voi anche una terza. Allora io vado a vedere i tempi di recupero che utilizzavo solitamente per fare una seconda serie, che solitamente suppongo varia da 1 minuto a 1 minuto e mezzo, magari molti di voi anche di più se sono esercizi importanti. Faccio questa serie pesante, dopodiché limito il mio primo tempo di recupero a un massimo che rappresenta solitamente l'efficienza di risintesi dell'ATP. Dunque, quanto tempo ci mette un muscolo per poter risintetizzare dunque dell'ATP, ricreare riserve di ATP in modo efficiente. Qua per esperienza e anche utilizzando la scienza un pochettino abbiamo visto che quel minuto e mezzo di solito rappresentano quel tempo necessario per il nostro organismo per recuperare dallo stress allenante della prima serie. Dunque limitiamoci al minuto, non superiamo il minuto di pausa. Faccio la serie pesante, non supero il minuto di pausa, ripeto una seconda serie, dopo questa comincio a ridurre i tempi di recupero ripetendo sempre una serie con lo stesso peso allenante. Dunque un esempio potrebbe essere serie pesante, 1 minuto di pausa, 45 secondi di pausa, ripeto un'altra serie, 30 secondi di pausa, ripeto un'altra serie, 15 secondi di pausa, ripeto un'altra serie, e poi in dipendenza della mia performance in questa ultima serie, che molto probabilmente a dipendenza di quante ripetizioni ho fatto nella prima, sono già arrivato quasi al limite, dovrei già essere quasi al cedimento di 1 a 2 ripetizioni. Se ciò non è il caso, posso fare ancora una piccola pausa di 5 al massimo 10 secondi e ripetere una serie. L'obiettivo è quello di arrivare a cedimento completo in una ripetizione. Dunque, serie allenante, 1 minuto di pausa, ripeto, 45 secondi, ripeto, 30 secondi, ripeto la serie, 15 secondi, ripeto la serie. Vedete che nell'arco di praticamente 3-4 minuti io posso fare 4-5 serie allenanti, sempre con un carico intenso, riducendo ogni volta le capacità di risintesi di ATP, di ricreare comunque substrati energetici per una prossima serie, ma sempre utilizzando un carico pesante importante. Questo è un altro esempio di come sfruttare le nostre capacità di adattamento a livello sarcoplasmatico, di stimolo sarcoplasmatico e di stress metabolico allenante. Qua poi possiamo realmente analizzare quali sono i miei obiettivi primari.
sono un atleta che non è ancora arrivato a raggiungere dei livelli di forza ottimali, allora inizierò questa sequenza con un range di ripetizioni piuttosto basso, 4-6 ripetizioni. Sono un atleta che ha già comunque dei volumi muscolari importanti, che ha già raggiunto una forza allenante importante, potrò cominciare magari con 10-12 ripetizioni. Dunque tutto quello che andremo a fare dopo, facendo più ripetizioni, creerà più tempo sotto tensione, dunque più stimolo metabolico. Però qua i ragazzi che mi stanno ascoltando, soprattutto i principianti, quelli che vogliono cercare di fare o provare questo sistema allenante, se non avete ancora raggiunto livelli di forza ottimali, cominciate la prima serie sempre con un range di ripetizioni basso, che può essere dalle 4 al massimo 8 ripetizioni. Per gli atleti più avanzati, dove lo stimolo metabolico è più importante, dove non ricerchiamo sempre l'aumento del carico, dopo il carico è già abbastanza importante, possiamo cominciare con un range di ripetizioni un po' più elevato. Io con molti atleti, per esempio, per allenamenti di gambe, parto anche da 15 ripetizioni, perché appunto questo stimolo, proprio l'aspetto metabolico della risposta che cerco, è più importante. Più sono, tra virgolette, piccolo, meno massa muscolare ho, più l'aspetto del carico è importante, dunque comincio con un range di ripetizioni basse, anche se poi nelle serie seguenti faccio solo 2-3 ripetizioni o anche solo una, va benissimo, perché l'importante è mantenere i carichi elevati e creare questo impulso nervoso, questo apprendere al nostro organismo a muovere carichi importanti anche in situazioni di stress più elevate. Fino adesso abbiamo visto 2 sistemi per come aumentare lo stress metabolico, sempre mantenendo i carichi pesanti. Dunque, il primo, un esempio di rest pause continuati, il secondo, l'esempio dove andiamo progressivamente a ridurre i tempi di recupero fino ad arrivare a cedimento, dunque quei famosi 1 minuto, 45 secondi, 30 secondi, 15 secondi e così via. Ora vi voglio far riflettere su una terza variabile che possiamo utilizzare per aumentare il tempo di tensione. In questo caso andremo a variare, a modificare il carico utilizzato, però andremo anche a cambiare la velocità della contrazione. Dunque, vi ho spiegato all'inizio che era importante tutto il lavoro che andremo a fare per creare questo stimolo metabolico, di mantenere un carico importante, dunque quel carico di stimolo miofibrillare iniziale. L'unica eccezione che possiamo adottare per aumentare il tempo di tensione e mantenere comunque un massimo di fibre coinvolte nello sforzo è quello di ridurre la velocità di contrazione, sia nella fase eccentrica che nella fase concentrica. Dunque, come possiamo fare? Faccio la mia serie sempre pesante, ripeto, 6, 10, 12 ripetizioni al massimo, dopodiché, senza pausa, riduco del 20, magari 30% il carico che sto utilizzando ed eseguo delle ripetizioni rallentando la fase eccentrica, dunque la famosa fase negativa, a 5-6 secondi, dalla peak contraction fino alla massima estensione. Serie pesante, riduco del 20-30%, riduco la velocità nella fase eccentrica e la fase concentrica rimane sempre esplosiva. Questi sono dei metodi già molto avanzati, per cui in certi esercizi avrete bisogno di uno spotter, qualcuno che magari vi aiuti a ritornare nella posizione iniziale del movimento, visto che poi andiamo a rallentare la fase negativa. Rallentando la fase, la velocità di contrazione, anche riducendo il carico, manteniamo comunque un numero massimo e a volte anche superiore di reclutamento delle fibre muscolari, ok? Dunque lo facciamo, il carico lo facciamo solo perché è accompagnato da questa riduzione, dunque andiamo a rendere la contrazione eccentrica più difficile, dunque anche se il carico è inferiore le unità motorie coinvolte rimarranno elevate. Posso fermarmi qua oppure posso ancora continuare riducendo nuovamente un pochettino il carico, di nuovo di quel 20-30%, e qua è molto individuale, dipende dalla nostra forza, dipende dalla nostra capacità a livello di stress metabolico, di come sono
come reagisce il mio organismo, però 20-30% di peso in meno, e poi questa volta la fase eccentrica sarà normale, dunque quel 2 secondi, e invece andrò a rallentare a un massimo la fase concentrica, dunque riportando il carico dalla fase del muscolo allungato nella fase accorciata. Pesante, riduzione del carico del 20-30%, riduzione della velocità eccentrica, riduzione del carico e poi una fase concentrica più lenta. Questo tutto senza pausa o quei pochi secondi necessari per chiaramente cambiare il carico alla macchina o all'esercizio che comunque state facendo. Questo è un sistema molto avanzato e anche qua non pretendete la prima volta che cercate di fare questo sistema riuscirete perfettamente nell'intento. Sono cose che vanno imparate, sono cose che vanno insegnate. Muovere o resistere a un carico non è qualcosa di innato, per cui diventa ancora più difficile che sollevare un carico in modo esplosivo. Va imparato, va migliorato e anche qua è una cosa che dobbiamo continuamente fare su arco di settimane e mesi per realmente diventare efficienti all'interno di questo sistema allenante. Dunque è una cosa che va imparata. I vostri nervi, la vostra connessione mente-muscolo, tutte cose che con un sistema del genere sono migliorate ma che necessitano tempo. Come imparare a dribblare un pallone di calcio con i piedi necessita tempo, anche modificare i tempi la velocità di contrazione, soprattutto in una fase dove l'organismo già è stanco o prestancato, è una cosa che va imparata ed è una cosa che il nostro cervello deve prima accettare e poi insegnare alle nostre unità motorie e migliorare questo impulso nervoso e capacità di resistere a questi tipi di sforzi. Per dei sistemi di allenamento così intensi ci sono alcuni supplementi molto efficienti, per esempio un pre-workout non troppo carico di stimolanti, dunque con una quantità di caffeina che non andrà a sovraccaricare o a stimolare le vostre surrenali in modo eccessivo, ma col giusto apporto di stimolanti come il kamikaze per esempio, più naturalmente altri elementi che ridurranno la produzione di acido lattico o comunque favoriscono anche la connessione alla mente-muscolo. Kamikaze è un pre-workout estremamente efficiente. Chiaramente voglio utilizzare la creatina, dunque Crea Pro per esempio. Cerco una riduzione della risintesi dell'ATP, perché è lì che lo stimolo sarcoplasmatico diventa efficiente. Però non significa che non voglio aggiungere creatina che poi andrà a migliorare la quantità di ATP presente nel sangue. No, voglio fare tutto questo con un massimo di riserve possibili e andare a svuotare quelle. E per finire anche un apporto sensato, mirato, non eccessivo di un carboidrato a basso peso molecolare quale la ciclodestrina, dunque il glicobol per esempio, anche questo mi può aiutare a mantenere un'intensità e una qualità della contrazione migliore durante tutto l'arco dell'allenamento. Ok ragazzi e ragazze, questo è un piccolo intro, spiegazione su quello che è l'SST, su quello che è un allenamento a livello miofibrillare, un allenamento stimolo metabolico e come congiungere le due cose. Spero che vi sia utile, spero che cercherete anche voi nei vostri allenamenti di capire, di replicare con alcuni spunti che vi ho dato e vi auguro un buon SST a tutti.